Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Bostrix GlaxoSmithKline SpA. Ultimo aggiornamento. 15 ottobre 2021. Cos'ha Bostrix? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bostrix durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Bostrix? Bostrix ha un farmaco a base del principio attivo vaccino difterico, tetanico e ipertossico acellulare da biotecnologia, appartenente alla categoria degli vaccini batterici e nello specifico vaccini ipertossici. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline SpA. Bostrix può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GlaxoSmithKline SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: vaccino difterico, tetanico e ipertossico acellulare da biotecnologia. Gruppo terapeutico: vaccini batterici. Forma farmaceutica: siringhe preriempite / fiala più siringa. Indicazioni: Bostrix è indicato per la vaccinazione di richiamo, booster, contro difterite, tetano e pertosse in soggetti a partire dai 4 anni di età, vedere paragrafo 4.2. Bostrix è inoltre indicato per la protezione passiva contro la pertosse nella prima infanzia dopo immunizzazione materna durante la gravidanza, vedere paragrafi 4, 2, 4, 6 e 5. 1. La somministrazione di Bostrix deve essere basata sulle raccomandazioni ufficiali. Posologia. È raccomandata la somministrazione di una singola dose da 0,5 ml di vaccino. Bostrix può essere somministrato a partire dall'età di 4 anni in poi. Bostrix deve essere somministrato in accordo con le raccomandazioni ufficiali o la pratica locale relativi all'uso dei vaccini con contenuto ridotto degli antigeni difterico, tetanico e ipertossico. Bostrix può essere somministrato a donne in gravidanza durante il secondo o il terzo trimestre in accordo alle raccomandazioni ufficiali, vedere paragrafi 4, 1, 4, 6 e 5. 1. Bostrix può essere somministrato anche ad adolescenti e adulti con stato di vaccinazione non noto o vaccinazione incompleta contro difterite, tetano e pertosse come parte di un ciclo di vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse. Sulla base dei dati ottenuti in adulti, sono raccomandate 2 dosi aggiuntive di un vaccino contenente difterite e tetano, a distanza di 1 e 6 mesi dalla prima dose per massimizzare la risposta vaccinale contro la difterite ed il tetano, vedere paragrafo 5, 1. Bostrix può essere utilizzato nel trattamento delle ferite a rischio di infezione tetanica nei soggetti che hanno precedentemente ricevuto un ciclo di vaccinazione primaria contro il tossoide tetanico e nei soggetti per i quali ha indicato un richiamo contro la difterite e la pertosse. L'immunoglobulina tetanica deve essere somministrata contemporaneamente secondo quanto previsto dalle linee guida. La vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse deve essere ripetuta ad intervalli, secondo le raccomandazioni ufficiali, generalmente 10 anni. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Bostrix nei bambini di età inferiore ai 4 anni non sono state stabilite. Modo di somministrazione. Bostrix viene somministrato per iniezione intramuscolare profonda preferibilmente nella regione deltoide, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Ipersensibilità dopo una precedente somministrazione di vaccini contro difterite, tetano o pertosse. Bostrix controindicato in soggetti con anamnesi di encefalopatia ad eziologia sconosciuta verificatasi entro 7 giorni da una precedente vaccinazione con vaccini contenenti pertosse.
In questo caso la vaccinazione per la pertosse deve essere interrotta e il ciclo della vaccinazione deve continuare con i vaccini contro difterite e tetano. Bostrix non deve essere somministrato in soggetti che hanno presentato trombocitopenia transitoria o complicanze neurologiche, per convulsioni o episodi ipotonici iporesponsivi. Vedere paragrafo 4 a seguito di una precedente immunizzazione contro difterite e o tetano. Come con gli altri vaccini, la somministrazione di Bostrix deve essere rimandata in soggetti con malattie febbrili acute e gravi. La presenza di infezioni minori non ha una controindicazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La vaccinazione deve essere preceduta da anamnesi medica, con speciale attenzione alle vaccinazioni precedenti e alla possibile evenienza di effetti indesiderati. Se si ha a conoscenza che uno dei seguenti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Uso con altri vaccini o immunoglobuline. Bostrix può essere somministrato in concomitanza con il vaccino per il papillomavirus umano senza alcuna interferenza clinicamente rilevante con la risposta anticorpale verso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Bostrix durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bostrix durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Bostrix può essere usato durante il secondo o il terzo trimestre di gravidanza in accordo alle raccomandazioni ufficiali. Per i dati relativi alla prevenzione della pertosse in bambini nati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È improbabile che il vaccino produca effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza di seguito riportato si basa su dati derivati da studi clinici nei quali Bostrix è stato somministrato a 839 bambini. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Casi di sovradosaggio sono stati riportati durante la sorveglianza post-marketing. Gli eventi avversi a seguito di sovradosaggio, quando riportati, erano simili a quelli riportati con la normale somministrazione del vaccino. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vaccini batterici, vaccini pertossici, codice ATC. ILUNG 07 AI 52. Risposta immunitaria. Circa un mese dopo la vaccinazione di richiamo con Bostrix, sono stati osservati i seguenti tassi di sieroprotezione/sieropositività. Proprietà farmacocinetiche. La valutazione delle proprietà farmacocinetiche non ha richiesta per i vaccini. Dati preclinici di sicurezza, tossicologia riproduttiva, fertilità. I dati non clinici ottenuti con Bostrix rivelano l'assenza di un rischio specifico per la specie umana sulla base degli studi convenzionali di fertilità femminile in ratti. Elenco degli eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Per gli adiuvanti, vedere paragrafo 2. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.